Claudio Spadola, che io giudico un maestro nella pratica della biomeccanica e anche nella conoscenza operativa della biomeccanica, quest'anno invece ha fatto una richiesta molto più puntuale, cioè parla della biomeccanica, cosa che a me sembrava del tutto superflua e anche pretenziosa, nel senso che Claudio non è soltanto uno dei pedagoghi più competenti nel campo della biomeccanica che io conosca, e ne conosco tanti, ma anche una persona che ne conosce i fondamenti storici, teorici, non per niente ha lavorato e si è addestrato presso le GITIS di Mosca. Allora, tutto il problema della coincidenza degli opposti, del grottesco nel corpo, sta in questo apologo. Che cosa diceva sostanzialmente Stanislavski? Il vero ubriaco parte dal disequilibrio e cerca l'equilibrio, per cui cerca di non barcollare. Tu che non sei ubriaco, parti dall'equilibrio e cerchi il disequilibrio. Perché devo imparare a stare in disequilibrio? La risposta è semplice. Ciò che sta in equilibrio non è interessante. Ciò che sta in disequilibrio è interessante. Tutto qua. Siccome l'attore di qualsivoglia epoca, di qualsivoglia tipo di teatro, di qualsivoglia estetica, per destino, per karma, ha quello di essere interessante, perché se no uno non lo guarda, deve imparare a esistere nel suo corpo, trattino, nel suo intero corpo, fisico, emotivo, mentale, imparare a vivere in disequilibrio. Il corpo non è l'organismo, il corpo è il contenitore di un suo livello oggettivo che è l'organismo. Due corpi assolutamente diversi, per sesso, per contesto culturale, per condizioni economiche, eccetera, però hanno lo stesso organismo. L'organismo è il corpo nella sua dimensione oggettiva, nella sua dimensione necessaria, nella sua dimensione naturale, al punto che il corpo diventa come una coltre, una copertura dell'organismo che fa dimenticare, addirittura mette in ombra, soffoca la natura organica, appunto, dell'organismo. Allora si tratta di riconsegnare il corpo all'organismo. Meyerhold è quello che faceva con la biomeccanica. La biomeccanica che cos'è? È una tecnica per imparare a padroneggiare la condizione di disequilibrio, facendo quello che coloro che per mestiere devono padroneggiare il disequilibrio, pensiamo al funambolo, fanno naturalmente, cioè eliminare tutti i gesti periferici e fare in modo che ogni movimento del corpo venga governato dal baricentro. Stanislavski si dice sempre che era il nemico giurato di Meyerhold, e invece non è vero, semplicemente partivano Meyerhold e Stanislavski da due punti di partenza diversi. Meyerhold cercava di risvegliare il primo corpo interiore, l'organismo, ma lo sapeva che il corpo interiore non finisce lì. Stanislavski voleva risvegliare il corpo emotivo. E guardate un po', come faceva? Come funzionano le tecniche della memoria emotiva? Ancora una volta ritroveremo nelle tecniche della memoria emotiva il concetto guida del grottesco, che è il concetto guida del teatro in quanto arte alla fine del tunnel della tecnica. Stanislavski diceva: tu vuoi risvegliare in te quel momento della vita in cui hai avuto un dolore talmente forte che ti sono uscite le lacrime.
ogni circostanza data la devi visualizzare dentro di te con precisione estrema. Come ero vestito quel giorno? Stavo fermo o mi stavo muovendo? Se mi muovevo, come mi muovevo? Ritrovare tutte le circostanze materiali, e quando queste circostanze materiali le hai rievocate fino all'estremo, naturalmente esce fuori ciò che sta al di là del materiale, l'immateriale. Esce fuori il dolore di quella situazione in cui ti sono sgorgate le lacrime. È biomeccanica questa? Beh, se leggete i manuali di storia o di teoria del teatro vi diranno di no, vi diranno che anzi era il contrario della biomeccanica. Io invece vi dico, e credeteci, questa è biomeccanica dell'anima, perché c'è una biomeccanica del corpo fisico e c'è anche una biomeccanica del corpo emotivo e c'è anche una biomeccanica del corpo mentale. Tutto è biomeccanica se è la ricerca della coincidenza degli opposti, del momento in cui, portato all'estremo, qualcosa si tramuta, rivela il suo contrario. E nel momento in cui si rivela il contrario attraverso la estremizzazione, lì si rivela qualche cosa che, lo dico solo alla fine di questa conversazione perché è una parola trappola, si rivela la vita. L'attore interessante ti fa vedere la vita. Magari sta facendo Amleto o sta facendo un personaggio del tutto secondario, tragico, comico, ma se è interessante ti fa vedere qualcosa che è l'unica cosa veramente interessante da guardare, la vita in vita. Grazie. Lo presentivo, è tutto il giorno che ho dentro un'angoscia tremenda. Sei venuta, mia cara, mia adorata. No, non dobbiamo piangere.